Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati! In questa lezione vedremo tantissimi modi diversi per esprimere la propria opinione in italiano, sia a livello formale sia a livello informale, così che abbiate un'ampia gamma di modi diversi, espressioni che potete utilizzare quando volete esprimere la vostra opinione. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Il modo più semplice e più diretto per esprimere, e anche più breve, per esprimere la propria opinione in italiano è per me e poi avete il resto della frase, ma la posizione del per me è piuttosto libera in realtà nella frase. Per esempio, per me è molto importante studiare le lingue, oppure potete dire anche per me studiare le lingue è molto importante, quindi vedete poi il verso della frase anche cambia in questo caso, oppure studiare le lingue è molto importante per me, quindi abbiamo per me alla fine qui, oppure studiare le lingue per me, quindi in mezzo alla frase, è molto importante, quindi la posizione del per me, anche perché è talmente breve, insomma, lo possiamo collocare in punti diversi della frase rispetto a quello che vogliamo sottolineare, al concetto che vogliamo sottolineare. Possiamo poi anche utilizzare secondo me, che in genere è seguito dall'indicativo al presente, oppure seguito dal passato prossimo o dal condizionale. Per esempio, secondo me hai molto talento. Quindi vedete, in questo caso secondo me è seguito dal presente dell'indicativo. Oppure possiamo dire un'altra frase, secondo me hai fatto bene a lasciarlo. Quel hai fatto, come vedete, è un passato prossimo che segue secondo me. Oppure dicevamo che secondo me può essere anche seguito dal condizionale. Secondo me dovresti smettere di fumare, ok? Quindi secondo me si può utilizzare così come per me, sia in un contesto formale che in un contesto informale. E poi abbiamo anche altri modi diversi per esprimere la propria opinione in italiano e vedremo per ognuno di questi se si utilizza in un registro formale o informale. Allora abbiamo a mio avviso che è un pochino più formale rispetto a dire per me o secondo me, ok? Quindi sì, si può utilizzare in un contesto informale, ma avviso è semplicemente un sinonimo della parola opinione. Avviso è leggermente più formale, ok? A mio avviso, e poi avete il resto della frase. Per esempio, a mio avviso è molto importante studiare le lingue, ok? Abbiamo poi anche a mio parere. Anche qui parere è un sinonimo di opinione, è un sinonimo di avviso. A mio parere è sì, utilizzata in realtà sia a livello informale che formale, però anche qui è leggermente più formale se vogliamo essere precisi. A mio giudizio è un altro modo, ancora una volta, di esprimere la propria opinione, e giudizio è un altro sinonimo della parola opinione. Quindi, come vedete, come sinonimi della parola opinione abbiamo giudizio, avviso e parere, ok? A mio giudizio, anche qui un pochino più formale. Possiamo poi dire anche per quanto mi riguarda, oppure per quel che mi riguarda. E qui si è utilizzato sia a un livello informale che a un livello formale. E poi abbiamo dal mio punto di vista, tutti questi vedete seguiti anche dalla virgola, ok? Dal mio punto di vista, perché facciamo una piccola pausa e poi esprimiamo la nostra opinione. Quindi dal mio punto di vista studiare le lingue è molto importante, ok? A mio modo di vedere, che anche qui dal mio punto di vista è piuttosto informale, dal mio punto di vista, ok? E poi abbiamo il resto della frase.
A mio modo di vedere è leggermente più formale rispetto a dire dal mio punto di vista, ok? A mio modo di vedere. E poi abbiamo come la vedo io. Come la vedo io è più informale invece. Come la vedo io, studiare le lingue è molto importante. E poi abbiamo semplicemente personalmente, personalmente che spesso si combina con i verbi pensare, credere, supporre e ritenere. Per esempio, personalmente penso che tu abbia ragione, quindi vedete che spesso si combina con questi verbi, ma a volte si utilizza anche da solo, si può utilizzare da solo. Personalmente questo è sbagliato. Personalmente semplicemente significa per me, ok? Personalmente, dal mio punto di vista personale, ok? Personalmente come avverbio. E si utilizza sia a livello informale che a livello formale. E poi abbiamo, questi sono piuttosto modesti, forse mi sbaglio, però, quindi vedete qui è modesto perché non siamo siamo, insomma, non siamo totalmente sicuri anche, o non vogliamo magari contraddire il nostro interlocutore, quindi diciamo forse mi sbaglio, però per me studiare le lingue è molto importante, ok? E un altro modo modesto per esprimere la propria opinione è se non erro. Se non erro, errare è un sinonimo della parola sbagliare, quindi se non mi sbaglio, ok? Se non erro, e poi avete il resto della frase. E adesso vedremo diversi modi di esprimere la propria opinione e tutti questi sono seguiti dal che, ok? E in genere dal congiuntivo, così almeno, ecco, ci divertiamo qui. Allora, abbiamo penso che è un modo classico in realtà per esprimere la propria opinione, giusto? Penso che studiare le lingue sia molto importante. Come vedete qui è seguito dal congiuntivo in genere, oppure può essere seguito anche dall'indicativo futuro. Se per esempio ci riferiamo al tempo, penso che domani farà bel tempo, ok? Vedete, in questo caso se una previsione in realtà, ecco, un'opinione che si riferisce più al futuro, allora sì, può essere seguito dall'indicativo futuro, però in genere se ci riferiamo al presente è seguito dal congiuntivo, ok? Ed è proprio perché quando diciamo penso che è un po' il congiuntivo, il modo dell'incertezza, dell'opinione, del dubbio, quindi è appropriato utilizzare il congiuntivo in questo caso. E poi abbiamo, ecco, che un fatto importante a proposito del che può essere in realtà omesso nella frase che introduce appunto la frase secondaria se il congiuntivo che segue non è preceduto dal soggetto che viene sottinteso. Cosa vuol dire questa regola? Per esempio, penso che sia una ragazza molto intelligente. Possiamo omettere il che e dire semplicemente penso sia una ragazza molto intelligente. Questo perché? Perché dicevamo che questo che, se introduce questa frase secondaria, si può omettere se il soggetto viene sottinteso, soggetto della frase secondaria, vale a dire una ragazza, in questo caso lei sarebbe il soggetto, viene sottinteso, quindi penso che lei sia una ragazza molto intelligente, quindi dato che lei viene sottinteso come soggetto, allora il che può essere omesso. Un altro esempio, penso che sia un ragazzo molto intelligente, penso sia un ragazzo molto intelligente, vedete che possiamo omettere il che, perché? Perché il soggetto che viene sottinteso qui è lui. Penso che lui sia un ragazzo molto intelligente. Diciamo semplicemente penso che sia un ragazzo molto intelligente, quindi lui cade e il che quindi può anche lui essere omesso, può cadere proprio perché il soggetto qui che accompagna il congiuntivo sia è sottinteso. Ma se invece, quando parlavamo della ragazza che è molto intelligente, diciamo il nome ed è Maria, penso che Maria sia una ragazza molto intelligente,
allora non possiamo omettere il che, perché in questo caso il soggetto è esplicito, lo menzioniamo, è Maria, quindi non possiamo dire penso Maria sia una ragazza molto intelligente, dobbiamo dire penso che Maria sia una ragazza molto intelligente, proprio perché Maria non è un soggetto sottinteso, ok? Stessa cosa per penso che sia un ragazzo intelligente, se diciamo il nome della persona, mettiamo che Andrea, penso che Andrea sia un ragazzo molto intelligente, non possiamo omettere il che in questo caso perché il soggetto non è sottinteso, quindi non possiamo dire penso Andrea sia un ragazzo molto intelligente, dobbiamo dire penso che Andrea sia un ragazzo molto intelligente. Possiamo poi anche rafforzare il penso che con un penso fermamente che, oppure penso sinceramente che, e poi abbiamo l'espressione credo che. Oltre a penso che, credo che anche questa è molto utilizzata e anche credo che è seguita da un congiuntivo o un indicativo al futuro. Quindi credo che sia utile studiare le lingue o credo che il tempo sarà bello domani. Quindi vedete, primo caso abbiamo il congiuntivo, secondo caso che ci riferiamo al futuro abbiamo il futuro dell'indicativo e sia penso che sia credo che vengono utilizzati in un contesto informale o formale, quindi entrambi i registri. E poi abbiamo altri modi alternativi per esprimere la propria opinione che sono dell'opinione che, anche questo seguito dal congiuntivo ed è utilizzato sia a un livello informale che a un livello formale, quindi sono dell'opinione che. Abbiamo poi sono del parere che, come dicevamo prima, parere è un sinonimo della parola opinione, quindi stessa cosa, sono del parere che più congiuntivo, anche qui utilizzato sia a livello informale che a livello formale, anche se sono, come vedete, leggermente più formali, sono del parere che rispetto a dire penso che, credo che o secondo me o per me, ok? Però in realtà sì, si possono utilizzare in un contesto informale, direi un pochino più neutro, ecco, rispetto all'informale. Sono dell'avviso che seguito dal congiuntivo è decisamente più formale rispetto a dire sono dell'opinione che. E poi abbiamo ritengo che seguito dal congiuntivo, anche questo è a un livello più formale, invece ritengo che perché è proprio un registro più formale rispetto a dire penso che o credo che. Ritenere è un verbo più formale, ok? E poi abbiamo mi sembra che, seguito anche questo dal congiuntivo, è utilizzato in genere a un livello informale. Abbiamo poi suppongo che, anche questo seguito dal congiuntivo. Supporre è un verbo un po' più formale, invece suppongo che, e poi abbiamo appunto il resto della frase, suppongo che studiare le lingue sia utile, ok? E poi abbiamo mi pare che, seguito dal congiuntivo, mi pare che è piuttosto informale come modo per esprimere la propria opinione, mi pare che. E poi abbiamo ho l'impressione che, seguito dal congiuntivo, questo è utilizzato in un contesto informale, in genere ho l'impressione che. E poi abbiamo trovo che, anche questo seguito dal congiuntivo, che è decisamente informale. Trovo che studiare le lingue sia molto importante, ok? Quindi trovo che è più informale, anche questo seguito dal congiuntivo. E poi abbiamo diverse espressioni per esprimere la propria opinione che sono seguite dall'indicativo. Abbiamo direi che è decisamente informale, non lo utilizziamo nello scritto e non lo utilizziamo in un contesto formale. Direi che studiare le lingue è molto importante, quindi vedete che è seguito dall'indicativo. Oppure direi che se parti adesso arriverai puntuale, ok? Quindi seguito dall'indicativo. Abbiamo poi sono convinto che o sono convinta che seguito dall'indicativo. Sono convinta che è molto importante studiare le lingue, ok?
Quindi decisamente qui anche seguito dall'indicativo perché siamo convinti, quindi vedete è un modo certo, è un'espressione proprio certa della nostra opinione, siamo convinti che, ok? Sostengo che è seguito anch'esso dall'indicativo ed è un po' più formale, ok? Che dire sono convinto che o sono convinta che, quindi sostengo che più l'indicativo un pochino più formale. Abbiamo poi sono sicuro o sono sicura che, ovviamente cambia il genere a seconda del soggetto qui, seguito dall'indicativo, sono sicura che è una buona idea. Quindi siamo sicuri, siamo certi, quindi modo dell'indicativo ovviamente, no? Perché è un pensiero certo, ecco, siamo sicuri ed è utilizzato in un contesto informale, sono sicura che decisamente informale, però niente ci vieta di utilizzarlo anche in un contesto formale, sono sicuro, sono sicura che. Abbiamo invece però, se diciamo non sono sicuro, non sono sicura che, dato che non siamo sicuri, che siamo incerti, allora in questo caso utilizzeremmo il congiuntivo, attenzione, perché se siamo sicuri, modo certo è quello dell'indicativo, giusto, al presente. Se invece non siamo sicuri, non sono sicura che sia una buona idea, ok? Dovremmo utilizzare il congiuntivo se utilizziamo la forma negativa, ok? Poi abbiamo sono certa che o sono certo che al maschile, se anche questo è seguito dall'indicativo e anche qui se utilizziamo la forma negativa non sono certa che, quindi è un'opinione alla forma negativa, quindi c'è insicurezza, in questo caso allora utilizzeremo il congiuntivo, ok? Sono certa che hai ragione, ma non sono certa che tu abbia ragione, ok? È chiaro quindi in questo modo di esprimere l'opinione che varia a seconda che utilizziamo una forma affermativa con queste espressioni o una forma negativa, ok? E poi abbiamo espressioni più impersonali per esprimere l'opinione come è chiaro che, vedete è impersonale, è chiaro che, non c'è un soggetto definito qui, è chiaro che, seguito dall'indicativo, è chiaro che è importante studiare le lingue o è evidente che, anche possiamo dire, è evidente che è importante studiare le lingue. E poi abbiamo mi sa che è decisamente informale ed è seguito anche lui dall'indicativo, mi sa che domani piove o mi sa che domani pioverà, ecco possiamo utilizzare anche il futuro, ci riferiamo a domani, ed è utilizzato in realtà mi sa che esprimiamo un'opinione che non è certa, è più una supposizione, è più un'ipotesi che facciamo, ok? Quindi mi sa che è un'espressione che sentirete molto utilizzare ed potete utilizzarla anche voi quando non siete totalmente sicuri ma volete esprimere la vostra opinione, siete un po' incerti ed è anche un po' così, piuttosto tatto questa espressione, insomma dite mi sa che e poi esprimete la vostra opinione, mi sa che hai ragione anche, ok? Non siete totalmente sicuri se dite mi sa che, ok? E niente, quindi queste erano tutte le espressioni per oggi per esprimere la vostra opinione in italiano, ce ne sono talmente tante, ecco, spero che vi sia servita questa lezione, che l'abbiate trovata utile e mi raccomando iniziate a utilizzare queste espressioni già da adesso, fate pratica con queste espressioni quando volete esprimere la vostra opinione, scrivetemi anche delle frasi nei commenti utilizzando queste espressioni diverse, magari prendete quelle che vi sembrano più semplici all'inizio e poi proseguite così. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!